Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'autunno. Ragazzi, abbiamo la carta della forza che in questo mazzo è il numero 11 come carta, è al posto della carta della giustizia. In alcuni mazzi succede che si invertano, soprattutto nei marsigliesi, e, e mi colpisce perché comunque l'11 è un numero maestro. Diciamo che la carta della forza in sé parla di apertura, di andare avanti, parla di avere il coraggio di iniziare qualche nuova avventura, qualche nuovo percorso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. Trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e in più ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per quest'autunno. Partiamo con un mago, un re di coppe, il papa, un re di pentacoli, il sole, un asso di spade e poi abbiamo il 4 di pentacoli e un cavaliere di pentacoli. Direi che sono belle carte, ragazzi, così, diciamo, d'entrata. Partiamo da questo mago. Il mago è una carta che parla di nuovi inizi, parla di azione, di agire, di fare qualche cosa ehm, per ottenere quello che volete, per mettere in atto la legge di manifestazione. Andiamo a vederlo. Potrebbe parlare di, guardate, per qualcuno si tratta proprio dell'aver iniziato o dell'iniziare una ditta individuale, mi verrebbe da dire, perché il 9 di Pentacoli è proprio la carta dei lavoratori autonomi. Potrebbe esserci ancora qualche dubbio sul come fare, sul se sia o no la scelta giusta. C'è come un inizio, un inizio deciso proprio verso quello che è la realizzazione dei propri obiettivi. Andiamo a vedere il re di coppe. Re di denari nuovamente e 10 di bastoni. Io credo che abbiate già raggiunto certi risultati e con questo 10 di bastoni, secondo me, certi dubbi, certi pesi, anche certe responsabilità ve le potete lasciare indietro durante quest'autunno. Cioè un po' come dire, ok, questo l'ho raggiunto, posso pensare ad altro o posso stare un po' più tranquillo. Diciamo che avere il re di pentacoli vi indica come il dover lavorare, elaborare o utilizzare una certa capacità di gestione. Vi ricordo che avevate la forza è il coraggio di fare qualcosa, di andare avanti, di gestire, di creare, è una carta di apertura del cuore anche. Andiamo a vedere il Papa. Regina di bastoni. E 8 di coppe. Io ho come la sensazione che con questo 10 di bastoni si lascino come indietro certi progetti, certe idee, certe responsabilità, ci sia come una sorta di conclusione, però in questo gruppo di carte vedo come se aveste bisogno di qualche cosa di più. Cioè, perché?
Il re di coppe è una carta di abbondanza emotiva, cioè qualcuno che ha già una certa maturità emotiva, mentre il re di pentacoli, qualcuno che ha una maturità economica, magari ha già una posizione sociale, e c'è come questa ricerca di abbondanza, mi viene da dire. Non che non lo siate, perché sia il 9 di pentacoli che il re di pentacoli sono appunto carte di abbondanza, ma qui è come se ci fosse bisogno di qualche cosa di più. Qualche cosa di più elevato, qualche cosa di più grande, qualche cosa anche di più spirituale per qualcuno, o magari di più ufficiale. Andiamo a vedere il re. Forza, 9 di coppe, asso di spade e regina di denari. Mm. Ehm, Giustamente volete di più, avete bisogno di cercare qualche cosa di più, ehm, però a parte questo sprint iniziale, potrebbero effettivamente incastrarsi un pochettino le cose a questa altezza della lettura, quindi diciamo a metà periodo più o meno. Mm, Non lo so, è come se ci fossero delle titubanze sul se agire o no in qualche cosa, se dire, comunicare qualche cosa o no. E il 9 di coppe quando al contrario è una carta di fermo, una carta di ozio proprio, di pigrizia, di lentezza, di staticità, di qualcuno che ha paura a muoversi, ha paura a parlare, anche la forza è al contrario, come se a un certo punto arrivasse una battuta d'arresto. Non sento che sia una battuta d'arresto negativo, ma è più un momento dove direte appunto, oh, finalmente mi posso rilassare un po', perché questi risultati li ho raggiunti. Andiamo a vedere il sole. Re di coppe, 7 di spade. Datemi una carta per il 7. Imperatrice. Allora, tenete presente che questo Papa, il Papa fa riferimento ai contratti, quindi potrebbero esserci degli accordi che andrete a fare con qualcuno e qui ho come la sensazione che dovrete fare un attimino attenzione a chi dare confidenza, a chi dare carta bianca, mi viene quasi da dire. C'è un 7 di spade, quindi può, e anche qui effettivamente l'asso di spade è al contrario, quindi può essere che non tutto venga a galla. È vero che il sole ci parla di chiarezza mentale, però fate attenzione perché il 7 di spade è anche una carta di grande avidità e anche qui avete il 4 di pentacoli. Fate attenzione perché eh, sento che questo andare avanti, andare verso un qualche cosa, cioè il momento di stop di cui vi dicevo sarà il riflettere su come avere ancora di più, su come poter trarre il massimo vantaggio da queste collaborazioni, da questi potenziali contratti. Andiamo a vedere l'asso di spade. Re di bastoni, cavaliere di coppe, 6 di spade e torre. Potrebbe esserci una verità che viene a galla, ragazzi. Guardate, il 6 di spade e la carta della torre mi fanno pensare che qualche cosa che pensavate essere in un certo modo, e potrebbe essere la proiezione del 7 di spade, effettivamente non è così, non sarà così. Dunque, iniziamo con un 1, finiamo con un 1. C'è sicuramente un nuovo inizio. Vi dico, la prima parte è un po' più dinamica, poi nel caso ci fosse qualche collaborazione o qualche ufficializzazione, è come se ci fosse un risultato raggiunto e di lì un momento di stasi dove penserete a come poter ottenere di più, come poter avere magari più notorietà, più riconoscimento, più guadagno economico, più fama, come farvi conoscere di più, mi viene da dire.
Però è anche vero che qui alla fine, secondo me cambieranno un po' gli equilibri. È come se arrivasse un'offerta, perché abbiamo effettivamente un cavaliere di coppe che potrebbe cambiare il paradigma del modo di pensare che avete. Datemi una carta anche per il 4 di pentacoli. 3 di bastoni, 7 di pentacoli, fante di pentacoli e 3 di coppe. Andiamo anche con il cavaliere di pentacoli. 4 di spade. Sì, vi danno come un avviso di mantenere una certa prudenza. 4, 4 e 4. Avete bisogno di cercare una stabilità. Non gioite troppo in fretta dei risultati raggiunti, perché il lavoro che state facendo per ottenere di più è un lavoro che va preso con pazienza, con costanza, con vigilanza, mi verrebbe anche da dire. Di conseguenza, ragazzi, non perdete mai sott'occhio quello che è l'obiettivo finale, cioè non perdete mai di vista e tenete sempre sott'occhio. Ho fatto di 2 frasi, ne ho fatte una. Qual è l'obiettivo finale, il vostro punto di vista, il vostro, la vostra verità, mi viene da dire. Va bene, allora andiamo a vedere per il lavoro. Per quello che riguarda il lavoro, devo dire, è un buon periodo. Secondo me anche qui si va verso la prosperità, come vi ho detto prima, potrebbero esserci delle collaborazioni nuove. Diciamo che non lo sento comunque un periodo molto molto dinamico, cioè andrete avanti cercando di capire come implementare la vostra azienda, la vostra attività, insomma. E a livello economico devo dire parecchia prosperità, Cioè, secondo me c'è come un potenziale di crescita proprio a livello economico. Sarà lento, però è quella cosa lenta e progressiva. Mi viene in mente Saturno, che Saturno non regala mai niente, però tutto quello che arriva quando c'è Saturno arriva per fermarsi. Cioè è un qualche cosa di stabile e considerate che qui avete un sacco di 4. Vi dico, se siete senza lavoro, effettivamente con questo Papa ci potrebbe essere qualche nuovo progetto, qualche nuova alleanza, qualche nuovo contratto effettivamente. Potrebbe essere lontano da dove siete voi però, o potrebbe essere un lavoro a distanza, magari online. Se dovessimo parlare di amore, allora io sento che sarà un periodone, ragazzi. Cioè, godrete veramente di tanta abbondanza a livello emotivo, a livello mentale, a livello pratico. Cioè tutto, è come se l'amore fosse a 360 gradi, nel senso che se conoscete già qualcuno, se state già frequentando qualcuno, la relazione in questo periodo la vedo molto positiva, anzi potrebbero anche chiudersi temi o discorsi vecchi e quindi come essere alleggerita la relazione in questo momento. Ehm, e per le persone che sono single, secondo me c'è qualche nuovo inizio. Più verso metà periodo, diciamo fine ottobre, inizio novembre, per darvi un'idea di tempo, ecco. Vi dirò, se siete di quelle persone che non hanno nessuna intenzione di fermarsi con qualcuno, il periodo autunnale sarà parecchio movimentato, sarà parecchio allegro, mettiamola così. Se dovessimo parlare di famiglia, sento che è un buon periodo, c'è come anche qui un momento di serenità raggiunta. Vi dico che con questo asso di spade potrebbero effettivamente venire a galla dei temi, però sì, è vero, c'è anche la torre, probabilmente si smonterà qualche vostro ideale, qualche vostro pensiero, ma questo non vi fermerà nel, diciamo, riuscire a comprendere
le esigenze della persona che ha nascosto la cosa. Ci sarà come una sorta di comprensione. Potreste anche essere voi che all'inizio non direte un qualche cosa e dopo lo rivelerete, però comunque sì, si romperanno un po' gli schemi, però non sento che le cose cambino in modo drastico, nonostante la torre, eh. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Guardate, carta numero 35, parla proprio di chiudere dei cicli. Difatti, come vi dicevo, qui abbiamo degli 1, per cui devono esserci stati dei 10. Qui effettivamente abbiamo un 10 e qui c'è anche la torre. Allora, questa carta è interessante perché vi dice timing. Timing vuol dire come essere nel posto giusto al momento giusto, avere un buon tempismo sarebbe. Ehm, per cui sento che, diciamo, è come se le cose fluissero. Vi parla di esperienze, di porte sacre e di intenzioni pure, ma infatti qui avete la carta della forza, che è proprio la carta dell'apertura del cuore, della generosità, dell'andare verso gli altri. Avete 2 re di pentacoli, anche queste sono energie che parlano di generosità e di abbondanza. Secondo me, ragazzi, nel momento in cui inizierete a, come vi posso dire, ad aprire il cuore, ad aprirvi verso quello che la vita, l'universo vi può proporre, arriva come un fiume di abbondanza, sia economica, sia di relazioni, nel senso che secondo me molte persone faranno amicizie nuove in quest'autunno, sia a livello di sentimenti, di sicurezza, di stabilità, cioè è proprio un buon periodo secondo me. Andiamo a vedere ancora un koan. Tra l'altro, questa è una carta numero 35, 3 e 5 sono 8, di solito la forza ha un numero 8. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna, è come se fosse ad un punto zero dove poteste ricominciare, diciamo, a riscrivere il vostro futuro. Il nonno muore si intende che è una cosa naturale, no? Il vecchio, le cose vecchie muoiono. Quello che non è naturale è quando un figlio muore o potrebbe anche essere un nuovo progetto. Però vi dice questa è fortuna perché nel momento in cui arriva la torre, nel momento in cui arriva questa sorta di morte, di cambio, è perché l'universo vi sta mandando questi cambi per reindrizzare la vostra vita, per reindrizzare il vostro lavoro, i vostri obiettivi, la vostra relazione, per esempio. No, devo dire che è una buona lettura. Ci sono proprio possibilità di espansione che, ripeto, è lenta, però è lenta perché sarete ponderati, perché studierete come nei dettagli la situazione, sia che sia una situazione romantica, sia che sia una situazione lavorativa o magari anche familiare. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente lo stesso lavoro lo potete fare anche per conto vostro nella sezione degli abbonati. In quella parte tratto tutte le credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze che si potrebbero avere sull'amore, sul lavoro, sul denaro, e in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per aiutare il campo energetico, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che io ho condensato e messo lì a disposizione ed è stato proprio creato come se fosse una formazione. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli appunto si vedono, sono pubblici, così vi rendete conto dei temi che vado a via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!